Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Come promesso nello scorso video, oggi vediamo un altro tipo di utilizzo del primer zenitale. Lo utilizzeremo infatti direttamente come traccia, posizionando colori scuri nelle ombre e colori chiari nelle luci. Se non volete perdervi altri video come questi e sostenere il mio progetto, vi ricordo che potete iscrivervi al canale gratuitamente e ricevere una notifica solo quando pubblico un nuovo video. Detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Il modello che useremo nel video di oggi è Zobbin di Loot Studios, stampato in resina. Ho applicato il primer zenitale con nero e inchiostro bianco, come ho mostrato nel video precedente, che trovate qui sotto in descrizione se volete recuperarlo. Quello che il primer ha creato lo useremo come una vera e propria traccia. Infatti, cominciamo a lavorare sul pelo bianco del coniglio, che faremo usando bianco e nero. Creiamo quindi due tonalità intermedie, una più chiara e una più scura, che creano così una scala cromatica con il bianco. Senza esagerare, carichiamo la punta del pennello con quello più scuro e con precisione cominciamo a posizionarlo nelle aree più scure del muso, quelle che secondo il primer sono nere. Questo perché, come detto, stiamo seguendo il primer come traccia, ma anche se con colori simili, il primer va sempre e comunque coperto con i colori. Inoltre, volendo fare il pelo bianco, le ombre dovranno essere grigie ma mai troppo scure. Possiamo anche creare un po' l'effetto del pelo seguendone il verso con piccole pennellate. Applicare in modo attento il primer è utile proprio per questa tecnica, perché non ci basterà che affidarci al chiaroscuro già presente per essere sicuri che staremo illuminando e scurendo le zone giuste. Ora che abbiamo le nostre ombre, passiamo al più chiaro dei colori, ovvero il bianco, con il quale andiamo a illuminare tutte le aree chiare rivolte verso l'alto. Questo rappresenta ovviamente il massimo punto di luce e per questo al momento risulterà molto in contrasto con il passaggio precedente, ma non dobbiamo spaventarci. Inoltre, avendo come base un colore chiaro, non avremo difficoltà ad applicare tonalità così chiare, neanche il bianco stesso. Con il grigio più chiaro tra quelli creati all'inizio andiamo a colorare l'area intermedia e creare quindi una transizione. Nel caso di indumenti lisci lo possiamo fare con le sfumature come abbiamo già visto in altri video, mentre qui possiamo usare le piccole pennellate che simulano il pelo per creare la stessa transizione. Al contrario di altri video, qui lavoriamo per sezioni proprio perché sarebbe controproducente coprire le aree più chiare con il grigio per poi metterci sopra il bianco. Meglio seguire le chiare indicazioni che il modello ci dà e poi sfumare le sezioni tra loro. Le zampe, molto in ombra, le coloreremo usando toni scuri, anche più scuri di quelli usati finora, senza mai arrivare a metterci del bianco, per rispettare la distanza dal punto focale vero e luminoso del modello. Ora che il pelo è fatto, proseguiamo con qualche dettaglio, come l'interno delle orecchie, il naso e gli occhi. Nelle orecchie, per esempio, basterà scegliere un colore rosato naturale, più scuro per la parte interna e appena schiarito per creare una sorta di cornice che le racchiude, così come per il naso. Questo tipo di lavoro è molto utile, ma deve principalmente servirci a imparare come dare volume alle forme al fine di diventare autonomi. Passiamo intanto ad un altro esempio, cominciando a creare un paio di tonalità media e scura unendo marrone e nero. Con il più scuro coloriamo le sezioni di cappello rivolte verso il basso e nascoste, che non hanno preso luce. Con l'altro andiamo poi a ripassare le zone chiare, esattamente come fatto prima. In tutti questi passaggi, come vedete, io sto usando un pennello grande, ma ben appuntito, che è la cosa in assoluto più importante. Inoltre, la consistenza deve essere quella dei colori base, piena e coprente ma mai secca, così da scorrere bene e lasciare il colore con facilità e precisione solo dove ci serve. A cappellino concluso, vediamo meglio come gestire le aree più scure. Per i pantaloni ho scelto di usare un mix di verde smeraldo e turchese. Il verde smeraldo puro ci servirà nelle aree di ombra piena e seguendo il lavoro delle pieghe di queste ombre molto scure andiamo a posizionarlo, facendo magari 2 passate se necessario. Questo dipende ovviamente dal tipo di colore che state usando, ma l'importante è lavorare sempre con precisione.
Questo stesso lavoro lo facciamo anche sul mantello, dove ovviamente dovremo poi sfumare la transizione con più cura, ma che per il momento lavoriamo come le zone già viste, rispettando le ombre nelle pieghe e nella sezione in basso. Creando poi un mix con il turchese, che non useremo mai puro per non creare troppa luce nella metà bassa del modello, coloriamo le sezioni chiare, che vista la posizione sono più che altro medie, dei pantaloni e successivamente anche del mantello. La logica è sempre la stessa vista finora, ma anche ricordarsi di concentrare le luci più forti nella metà alta e dare meno importanza alla parte medio-bassa è fondamentale per concentrare l'attenzione nelle parti giuste del modello. Sul mantello creiamo poi una velatura, consistenza traslucida di cui abbiamo parlato in altri video, da usare per sfumare il passaggio tra verde e turchese. A questo punto vediamo quindi qualche passaggio più avanti come si presenta la nostra miniatura. Il lavoro che è stato fatto è uguale per ogni colore scelto per il modello, ma vediamo come dare qualche tocco in più. Estremizzare alcuni punti luce permette di valorizzarli ancora di più e rendere il tutto più brillante e vivace. Allo stesso modo anche usare dei glaze colorati, ad esempio rossastri nelle ombre delle sezioni arancioni, permette di dare maggiore varietà cromatica. Nel caso di oggetti spigolosi è importante dare sempre luce ai profili per definirli e farli staccare dal resto, sempre in accordo con la zona della miniatura in cui si trovano. In generale, meglio aggiungere dettagli e piccoli decori nella metà alta e via via diminuirli nella metà bassa. E questo è quindi il risultato finale della miniatura dipinta, con altri elementi quali il violino e i guanti, e poi anche con la basetta fatta, che come vedete ho tenuto molto semplice e non troppo brillante, ma con colori che riprendono quelli del modello. E con questo si conclude anche il video di oggi. Come sempre spero che vi sia stato utile e che vi abbia dato uno spunto da utilizzare per le vostre miniature. Sono curiosissima di leggere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del risultato finale e se proverete anche voi questa tecnica. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!